Nel video di oggi puoi mettere veramente in pratica la tua conoscenza dell'italiano, ma non solo la conoscenza lessicale o grammaticale, ma la tua padronanza pragmatica della lingua italiana, la tua capacità di comunicare in determinate situazioni. Infatti, nella lezione di oggi ti presenterò delle situazioni realistiche in albergo, in un museo, al ristorante e ti chiederò: che cosa diresti in queste situazioni? Così potrai mettere in pratica la tua capacità di comunicare in italiano in situazioni realistiche in cui potresti trovarti. Ciao, se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuto o benvenuta sul mio canale, dove pubblico lezioni ed esercizi per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Cominciamo con la prima situazione. Siamo in albergo e cominciamo con una situazione semplice. Arrivi in un albergo per fare il check-in. Quindi entri e che cosa dici al personale dell'albergo per fare il check-in? Pensaci 7 secondi, pensa a tutte le possibili frasi che diresti, ma ferma il video se hai bisogno di più tempo. Siamo a un livello ancora A2 qui, forse, e puoi dire buongiorno, ho una prenotazione per una camera doppia, a nome Pareschi. O buongiorno, ho prenotato una camera doppia a nome Pareschi per 3 notti. Semplice, no? Ho una prenotazione per una camera doppia per 3 notti a nome bla bla bla. Sempre in albergo, seconda situazione facile facile. Vuoi chiedere indicazioni per arrivare al Colosseo. Stai parlando sempre con il personale dell'albergo e vuoi chiedere indicazioni per arrivare al Colosseo. Che cosa chiedi? La forma più semplice sarebbe: scusi, come posso arrivare al Colosseo da qui? Oppure, scusi, per arrivare al Colosseo che strada posso o potrei prendere? Un'altra frase. Scusi, mi può indicare la strada per arrivare al Colosseo? Se vuoi prendere la metropolitana, quale linea della metropolitana devo prendere per raggiungere il Colosseo? Ultima possibilità, ma queste non sono le uniche frasi che potresti usare, sono delle proposte. Il Colosseo è lontano da qui a piedi? Qual è la strada più veloce per raggiungerlo? Qui siamo andati a un livello di lingua più elevato, ovviamente. Aumentiamo ancora il livello. Sei sempre in albergo e vorresti rimanere 2 notti in più. Che cosa diresti al personale? Potresti dire, qui siamo a un livello intermedio già, eh? Scusi, posso aggiungere altre 2 notti al mio soggiorno? Oppure vorrei prolungare la mia prenotazione di 2 notti. C'è disponibilità? Oppure ancora, buongiorno, ho una prenotazione fino a domani, ma mi piacerebbe restare altre 2 notti. È possibile? Ovviamente il personale ti chiederà il nome, il numero della stanza, per capire. Ancora, scusi, ci sarebbe la possibilità di estendere il mio soggiorno di 2 notti? Queste sono alcune delle frasi che potresti usare e che potrai usare la prossima volta che ti troverai in questa situazione. Rimaniamo ancora a un livello intermedio qua, ma siamo sempre in albergo.
La camera è fredda e non riesce ad avviare il sistema di riscaldamento. Quindi vai giù alla reception e cosa dici? Potresti dire: "Buongiorno, il riscaldamento in camera non funziona. Potete aiutarmi? La mia camera è la 207". Oppure: "Scusi, la mia camera è fredda e non riesco ad accendere il riscaldamento. C'è qualcuno che possa aiutarmi?". O ancora: "Scusi, ho provato ad accendere il riscaldamento, ma non parte. Potreste mandare qualcuno a controllare?". Vedi come qui le frasi sono già più articolate. Per questo dico che sono per un livello intermedio. Ripeto, non sono le uniche frasi che puoi usare, ci sono tante formule e frasi che potresti dire in queste situazioni. Però sono sicuro che in questo video troverai delle frasi che ti colpiscono e che vorrai usare. Sarà difficile memorizzarle subito? Sì, ma non ti preoccupare perché ho preparato un documento PDF che include tutto il contenuto di questa lezione, con tutte le situazioni che vedremo insieme e alcune possibili frasi che potresti usare in quelle situazioni. E si tratta di frasi naturali che noi italiani useremmo anche qui. Quindi nel documento PDF vedrai tutte le frasi che vedremo oggi, ma anche delle frasi aggiuntive in più che non ho aggiunto nel video per non parlare per un'ora della stessa cosa. Clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video per ricevere gratuitamente e direttamente nella tua casella di posta il PDF gratuito. Continuiamo e cambiamo ambiente. Dall'albergo ci spostiamo alla stazione dei treni e cominciamo con una situazione semplice. Quindi cominciamo con un livello elementare A2, A2+. Sei alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Sul tabellone c'è una lunga lista di treni in partenza. Vedi il tuo treno per Lucca, ma non vedi il numero del binario. Che cosa chiederesti in questa situazione? Vai alla biglietteria o al centro informazioni e cosa chiedi? Il tuo treno c'è, ma non c'è il numero del binario. Cosa chiedi? Buongiorno, devo prendere il treno per Lucca. Qual è il binario? O semplicemente qual è il binario del treno per Lucca? O mi scusi, da quale binario parte il treno per Lucca? O un po' più complesso, mi sa dire da quale binario parte il treno per Lucca? Aumentiamo il livello. Avrei bisogno di un'informazione. Qual è il binario di partenza del treno per Lucca? O ancora, mi scusi, vedo il treno per Lucca sul tabellone, ma non è indicato il binario. Sa dirmi da dove parte? Ultima, articoliamo sempre di più la richiesta. Buongiorno, il mio treno per Lucca è in partenza a breve, ma non trovo il numero del binario. Può aiutarmi? Adesso siamo sempre in stazione, ma complichiamo un po' la situazione. Vuoi comprare un biglietto per Genova, ma non sai se il treno arriverà direttamente a Genova o se dovrai scendere e prendere poi un altro treno in qualche altra città. Che cosa chiedi? Buongiorno, vorrei un biglietto per Genova. C'è un treno diretto? Puoi anche ripetere le frasi dopo di me, per esercitarti nella pronuncia e nell'intonazione. C'è un treno diretto? Oppure, scusi,
Per andare a Genova c'è un diretto o bisogna fare un cambio? O bisogna cambiare treno? C'è un diretto? Mi potrebbe dire se il collegamento per Genova è diretto o se sono previsti dei cambi? Un po' più formale questa, eh? Io direi semplicemente c'è un diretto per Genova o devo cambiare? Sempre in stazione, prossima situazione, c'è sciopero. Il personale non lavora oggi. Protesta. Ma devi assolutamente arrivare a Siena. Che cosa dici? Devi arrivarci assolutamente. Sei a Firenze e devi arrivare a Siena, ma c'è sciopero. Potresti dire: ho bisogno di andare a Siena. Ci sono autobus o altri mezzi sostitutivi? Oppure dovrei andare a Siena oggi. C'è qualche treno garantito? O un mezzo alternativo? O un mezzo sostitutivo? Un treno garantito è un treno la cui partenza è garantita. C'è un treno garantito o un mezzo sostitutivo? Oppure, il treno per Siena parte o è cancellato per lo sciopero? Semplice, diretta, ma correttissima. Un po' più cortese, mi potrebbe dire se ci sono autobus sostitutivi o altri mezzi per raggiungere Siena nonostante lo sciopero? Ovviamente, prima di questa richiesta, saluteremo la persona. Buongiorno, scusi, sto dando per scontato queste parole. Però questa frase è già più articolata. Mi potrebbe dire se ci sono autobus sostitutivi o altri mezzi per raggiungere Siena? Cambiamo ancora ambiente, andiamo al ristorante e cominciamo sempre con una situazione semplice da livello elementare. Sei al ristorante e chiedi il conto. Che cosa chiedi al cameriere? Sì, potresti dire scusi, il conto per favore. Correttissimo. Un po' diretto, ma è corretto. Potresti dire scusi, possiamo avere il conto per favore? O posso avere il conto per favore se sei da solo? Oppure scusi, posso avere il conto o pago alla cassa? Posso avere il conto o pago alla cassa? Magari preferiscono che io paghi alla cassa. Aumentiamo un po' il livello. Vuoi una pizza 4 stagioni, ma non ti piacciono i carciofi. Che cosa ordini al cameriere? Potresti dire: vorrei una pizza 4 stagioni, ma senza i carciofi, per favore. Una pizza 4 stagioni, ma senza carciofi, per favore. Oppure, posso avere una 4 stagioni, ma senza carciofi? Sotto forma di domanda, perfetto. Oppure, per me una 4 stagioni senza carciofi, grazie. Semplice. Oppure, prenderei una pizza 4 stagioni, ma se possibile senza carciofi. Se possibile senza carciofi. Quindi è più cortese, meno diretta la richiesta, ma vanno tutte benissimo. Ultima possibilità che ti propongo: vorrei ordinare una 4 stagioni, ma potrei avere gli spinaci al posto dei carciofi? In questo caso chiedi un ingrediente al posto dei carciofi. Potrei avere gli spinaci al posto dei carciofi? O le patate, quello che vuoi, insomma. Ecco, ti sto presentando alcune possibili frasi da usare in situazioni in cui potresti trovarti. Aumentiamo ancora il livello. Sempre al ristorante vuoi chiedere il conto ma separato perché ognuno vuole pagare per sé. Ognuno vuole pagare per quello che ha mangiato. Mm? Pensaci. Potremmo avere conti separati, per cortesia?
conti separati, quindi ognuno paga per sé quello che ha mangiato. È possibile avere conti separati? Così ognuno paga il suo. Forse stai dicendo: Francesco, io conosco un'espressione, pagare alla romana. Sì, tu puoi chiedere: possiamo pagare alla romana? In questo caso significa che il conto totale è diviso per il numero di persone presenti e quindi ognuno paga la stessa quota. Mm? Quindi non paga esattamente per quello che ha mangiato, ma una quota del conto totale. Trovi altre frasi nel documento PDF che puoi ricevere gratuitamente attraverso il link che trovi nella descrizione. Cambiamo di nuovo situazione, l'ultima, e andiamo in un museo. Situazione semplice per delle frasi più semplici. Vorresti fare delle fotografie, ma non sai se è consentito. Che cosa diresti in questa situazione? Puoi dire: è possibile fare foto nel museo? O è permesso fare foto nel museo? Oppure: si possono fare fotografie qui dentro? La forma impersonale con il sì impersonale. Si possono fare fotografie qui dentro? Frase più articolata. Prima di iniziare la visita volevo chiedere se è permesso fotografare le opere o se è permesso fare fotografie. Facile, ma puoi semplicemente dire: è possibile fotografare? È possibile fare fotografie? Puoi scegliere anche l'opzione più facile. L'importante è comunicare e ottenere il tuo obiettivo. Adesso aumentiamo un po' il livello anche al museo. Chiedi se sono disponibili queste, come si chiamano questi oggetti, per visitare il museo e avere informazioni sui quadri esposti. Devi conoscere il nome di queste. Scusi, ci sono audioguide disponibili per la visita? O è possibile avere delle audioguide? Oppure, vorrei sapere se avete audioguide per la visita. Sono disponibili delle audioguide per la visita al museo? Queste sono audioguide. Prossima situazione, sempre al museo. In molti musei, se hai più di 60 anni, paghi un prezzo inferiore. Cosa chiedi per saperlo? Vuoi sapere se hai diritto a un prezzo inferiore. Che cosa chiedi alla biglietteria? Scusi, c'è uno sconto per chi ha più di 60 anni? Oppure, scusi, è previsto un biglietto ridotto per chi ha più di 60 anni? Un biglietto ridotto è un biglietto a un prezzo ridotto. Esistono o avete riduzioni per chi ha più di 60 anni? Oppure, ultima frase, avete una tariffa ridotta per chi ha più di 60 anni? Quindi un biglietto ridotto, un prezzo ridotto, una tariffa ridotta per chi ha più di 60 anni. Forse prima ho detto che il museo è l'ultimo ambiente, ma non è vero. Andiamo in un negozio di abbigliamento e di nuovo cominciamo da una situazione che prevede delle frasi semplici che poi articoleremo, ma cominciamo con una situazione semplice. È agosto, ma di sera c'è sempre un po' d'aria. Entri in un negozio per comprare un maglioncino leggero come questo, di cotone, ecco, perché c'è un po' d'aria la sera. Cosa chiedi alla commessa?
Per esempio, buongiorno, cerco un maglioncino leggero. Avete qualcosa? Oppure, buongiorno, stavo cercando un maglioncino leggero. Avete qualcosa? O avrei bisogno di un maglioncino leggero. Avete qualcosa? Oppure, sempre molto naturale anche questa, stavo cercando un maglioncino o qualcosa di leggero da portare la sera. O semplicemente, avete qualcosa di leggero da mettere la sera? Qualcosa di leggero, per la sera. Il maglioncino è troppo piccolo. Che cosa dici alla commessa? Lo provi? È piccolo? Che cosa dici? Mmm, è un po' stretto. Posso provare una taglia più grande? Una taglia, una misura. Oppure, se hai provato una M, la M è stretta, posso provare una L? Posso provare una L? Una taglia L. Ha una taglia in più per caso? O ha una taglia in più per favore? Una taglia in più, perché questo è stretto. Aumentiamo un po' il livello di difficoltà. La camicia che hai comprato ieri per tuo fratello non è della taglia giusta. Quindi torni al negozio e cosa dici? Scusi, ieri ho comprato questa camicia per mio fratello, ma è troppo grande. Posso cambiarla? O posso avere una taglia in meno? È troppo grande. Se è troppo piccola, puoi dire posso cambiarla o posso avere una taglia in più? Vorrei cambiare questa camicia che ho comprato ieri. È disponibile in una taglia più grande? Ho lo scontrino. È importante presentare lo scontrino. È disponibile in una taglia più grande? Nella situazione di prima eri al negozio e il tuo maglioncino era stretto, ma in questo caso devi tornare il giorno dopo per cambiarlo e quindi puoi dire posso cambiarla o è disponibile una taglia in più? Ho lo scontrino. Bene, queste erano alcune situazioni realistiche in cui potresti trovarti e alcune frasi che potresti usare per risultare naturale, per portare il tuo italiano a un livello di naturalezza superiore. È una tipologia di video che non ho mai fatto prima, eh? Chissà, ti sarà piaciuta? Fammelo sapere nella sezione dei commenti, fammi sapere se questo tipo di video ti è utile, se ti piace, dimmi se invece è noioso e preferisci altre tipologie di video. Io sono aperto a tutti i riscontri dei miei studenti. Mi servono per migliorare. Ti ringrazio tanto per la tua compagnia e ti ricordo che al link che trovi nella descrizione qui sotto puoi ricevere il documento gratuito PDF con il contenuto di questa lezione, con le frasi che abbiamo visto nelle varie situazioni e anche frasi aggiuntive che non ho inserito in questa lezione. Inoltre ti presento qua tantissimi altri video che ho pubblicato sul canale che ti presentano espressioni idiomatiche o espressioni colloquiali per parlare italiano in modo sempre più naturale, autentico, proprio come noi italiani. Grazie mille per la tua fiducia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!